Buongiorno ragazzi e benvenuti nel nostro canale Tickets for Life. Siamo sempre dentro al nostro furgone che sta prendendo sempre più le sembianze di un camperozzo. E cosa facciamo oggi? Andiamo a montare il letto, il cucinino, la panca, insomma andiamo a fare l'arredamento interno. Sì. E quindi iniziamo a dargli una bella forma. A renderlo veramente un van. Eh sì, a renderlo vivibile. Vivibile. Ci sono ancora delle fasi intermedie da finire perché in questi lavori bisogna fare un po' da una parte e un po' dall'altra. Non è che fai prima tutto uno, poi tutto un altro. No. Perché c'è sempre dei Un po' piccoli. di stati È d'avanzamento. tutta una questione di giochi di incastro, però insomma diciamo che siamo a buon punto. Allora, banda alle ciance, andiamo di avvitatore e iniziamo. Allora, svitiamo le viti. E leviamo questo pannello. E l'ultima vita di qua. E così anche le gambe del letto sono messe e questa è tutta la struttura che sostiene la rete dove andrà messo il materasso. A questo punto passiamo al montaggio dei vari mobiletti che comporranno la cucina e la dinette. Abbiamo preso all'Ikea queste scatole, dentro ci sono i vari moduli da montare e quindi ora passiamo al montaggio. Out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Oh, dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond dawn. A bigger scale the world inhales as we go. I wouldn't want it any other way, no. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond road. Ok, i mobiletti li abbiamo montati, ma ovviamente verranno modificati. Siccome per passare il collaudo dobbiamo avere delle dotazioni basiche, al momento monteremo questo mobile con questa configurazione. Successivamente andremo a fare altre modifiche e siccome vorremmo mettere la doccia andremo a tagliare questo mobile per farlo a 50 cm di profondità anziché 60. Questa invece sarà la nostra panca, la nostra cassapanca della dinette. Qui abbiamo il piano del lavoro, lo montiamo qui sopra, andremo a forarlo per mettere il lavello e la piastra elettrica. Qui invece abbiamo quest'anta che serve per la seduta della dinette. Ovviamente andremo a modificarne l'apertura. Questa sarà la nostra cassapanca che si aprirà in questa maniera.
e dentro potremo usarla come stiva per il cibo e la roba da mangiare. Ho montato le cerniere e infatti ora la cassapanca si apre in questa maniera. E dentro avremo un sacco di spazio per lo stivaggio. Lì ci sarà la parete del van, quindi non c'è bisogno di nessuna chiusura, però in futuro ci metteremo un pannellino. Sempre da Leroy abbiamo comprato poi il lavello, che è questo qui tondo, che andremo a inserire nel pianale. Questo è il nostro lavello, andremo a mettere, posizionare qui così. Abbiamo tutto il kit di tubi per il sifone e sulla scatola c'è anche la dima per il foro, molto utile. In questa scatolina invece abbiamo il nostro miscelatore, sempre di Leroy. Vedete, c'è tutto l'occorrente. Questo è il nostro miscelatore che andremo a piazzare esattamente sul pianale in questa posizione. Allora, qui andremo a costruire uno scalino dove passeranno i tubi, i fili e tutto quanto, un piano d'appoggio per la dinette e il tavolo, e qui ora andiamo a montare, a posizionare la cassapanca che abbiamo già costruito e montato. Allora, questa va qui. Cassapanca posizionata. Questo per darci un po' un'idea di come viene e degli ingombri. Però bisogna fare un po' di valutazioni. Vedi, io così vedi come ci passo, un po' strettino. E poi arrivo da qui e giro. Questo è il passaggio più o meno come il campo di là. Bene bene, piano piano prende forma lo scalino, poi andrà rivestito col pavimento. E qui abbiamo un vano dove far passare tutti i vari tubi, fili. Anche l'ultimo pezzetto è fatto. Là, perfetto, chiude perfettamente. E questo è lo scalino. E voilà, mobiletto montato. Ora mettiamo questo. Perfetto, abbiamo messo il pavimento anche sullo scalino. Ora ci mettiamo questo battiscopa, questo parapetto, qui come chiamatelo vi pare, bianco, da tagliare. E qui abbiamo i mobili per la cucina. Striscia tagliata e montata. Qui c'è la cassapanca che si apre e qui la cucina con il banco, con il piano da lavoro. Ora andiamo a tagliare il tavolo e gli montiamo questa gamba sotto. Nel frattempo i giorni passano, i lavori proseguono e arrivano anche nuovi pacchi da aprire. Andiamo ad aprire questi pacchetti, vediamo cosa c'è. Allora, qui che abbiamo? Ah, ecco, perfetto. Qui dentro abbiamo i pulsanti, quelli a pressione,
per aprire le ante dei mobiletti, come nei camper veri. Poi abbiamo quest'altro pacchetto dove abbiamo la pompa dell'acqua. Eccola qui. Questa è la pompa dell'acqua che ci servirà a collegare la tanica con il miscelatore. La proveremo, la testeremo e poi vi diremo come funziona. Proseguiamo con l'unboxing. Abbiamo altri pacchetti da aprire. Allora, ecco, questa è un'altra. Dentro abbiamo la doccetta. Vedete, abbiamo una doccetta con la pompa a immersione da infilare nella tanica. Quindi anche questa molto bella, molto pratica, e vedremo anche questa come funzionerà. Ovviamente di tutti questi prodotti vi mettiamo un link giù in descrizione. Passiamo adesso ai pacchi più grandi. Qui c'è un prodotto veramente innovativo per noi e molto che tornerà molto utile. Abbiamo preso una bella piastra a induzione elettrica con potenza regolabile da 200 a 2000 watt. Ovviamente questa va a 220 e per farla funzionare occorrerà collegare l'inverter. E per fare un bel impianto a norma abbiamo comprato la scatolina del quadro con gli stacca batterie magnetotermici e il salvavita. Questa è la piastra, molto piccola e compatta. La andremo a fissare qui facendo uno scavo e facendola inserire qua dentro. Abbiamo poi quest'altro pacchettino ecco qui, abbiamo un tubo di Sikaflex 521 UV che servirà praticamente per fissare gli oblò al tetto e l'attacco della 220 laterale. Abbiamo qui un altro bel pacco. Abbiamo qua dentro una bella tanica da 31 litri con un bel tappo di quelli grossi che ci servirà come serbatoio per l'acqua. Qui abbiamo anche uno sfiato, un tubicino per eventuali collegamenti, una bella robusta. La tanica dell'acqua la andremo a posizionare nel mobile qua sotto e voilà. Bene, anche per questo video abbiamo finito. Ci sono anche tanti prodotti di cui non abbiamo fatto vedere l'unboxing, ma che mostreremo durante l'installazione dentro al nostro furgone. E quindi cosa possiamo dire? Seguite il nostro canale, seguite i nostri aggiornamenti, seguite i lavori sul nostro van. Vi mettiamo qui da qualche parte i vari link per seguire tutte le varie fasi d'allestimento. E per ora stiamo facendo un allestimento minimo, il minimo richiesto per poter omologare il mezzo. Successivamente poi sicuramente faremo tante modifiche. Per esempio qui andremo a mettere una bella doccia, dobbiamo ancora prendere gli armadi, dobbiamo ancora fare tanti lavori, ma è dura, ci vuole tanto tempo, tanto impegno, ma chi vuole può fare veramente qualunque cosa. Quindi non vi resta che salutarvi, iscrivetevi al canale, mettete un bel mi piace e ci vediamo nei prossimi video. Grazie per averci seguito e alla prossima. Heard you want to leave this place where we grew up, this old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone.